Biglietto da 100 euro contro biglietto da 10.000 euro. Quali sono le differenze? È una cosa che mi sono sempre chiesto e oggi lo vedremo insieme in una partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Let's go! Accoglienza, cibo, visuale, comfort, vibes e rapporto qualità-prezzo. Questi saranno i fattori che valuteremo per capire se effettivamente ci sono così tante differenze tra un biglietto normale ed un biglietto dal valore pari ad un'utilitaria. Avendo due biglietti per la stessa partita e non disponendo ancora del dono dell'ubiquità, ho dovuto cedere uno dei due a Mike, che mi ha aiutato a realizzare questo vlog. Vi posso già dire però che la differenza che si nota fin da subito, e probabilmente starete già notando, al di là del colore che cambia, è anche come viene presentato questo biglietto. Infatti lo troviamo in un cofanetto magnetico, direi decisamente luxury. Please use the hospitality entrance to enter the stadium. See you later. See you later. E noi, come due comuni mortali, ci aspetta una piuttosto lunga linea di persone da affrontare. Mentre io e Sere ci stavamo per affacciare ai controlli di sicurezza, che per tutto l'arco del mondiale sono stati piuttosto scortesi e pignoli, Mike si stava affacciando all'hospitality, dove avrebbe ricevuto un'accoglienza completamente diversa. Ronaldo! Oh my god, guys, look at them. Welcome VIP. Enjoy the game. Thank you so much. Alright guys, here's the ticket and we are entering right now. Wow, look how beautiful it looks like. I ain't got no comment on that. I already can hear the English fans screaming. Guys, I can't wait to go on the stadium. Let's go. Hello. Thank you. Can we do it again? No, I'm just kidding. It's like a keychain? Surprise, alright, thank you. Red carpet, scale mobili e hoster super gentili e anche un regalo di benvenuto. Così è stato accolto Mike, mentre io e Sere eravamo ancora a fare i controlli di sicurezza in mezzo ai tifosi. Dopo letteralmente 10 minuti di zig zag siamo arrivati all'entrata per mostrare il biglietto. Comunque questa sera si tifa in Inghilterra. Dopo il viaggio a Manchester con Andrea di Calciatori Brutti e di calcio inglese mi sono totalmente innamorato del calcio inglese, più di quanto non mi interessasse prima. Quindi questa sera football is coming home. This is tea? Oh yes, please. Wow, thank you. Is it hot? Oh, honestly, I don't actually drink coffee. Siamo arrivati all'ultimo controllo, un pochettino di fila c'è, però comunque abbastanza gestibile. Dopo aver salutato Home il mister, andiamo subito al primo punto in cui si differenziano due biglietti, ovvero il cibo. Noi siamo qua dietro, abbiamo il punto in cui possiamo prendere da mangiare, ma ovviamente costa. Oltre a costare c'è la fila, che in questo momento non c'è perché la partita sta per iniziare, ma sarà così all'inizio se si arriva un pochettino prima e anche nell'intervallo. Penso che dall'altra parte le cose siano un pochettino diverse. Ed effettivamente lo erano. Ciao ragazzi, let's actually open this gift. A nice little keychain. And now I see already the dining area. Let's see what we have to eat. I'm really hungry. So this is here, the dining area. You see all the people are eating here. The food is here for free. It has to be for free. Boss, is the food for free? Is it? I don't know, I have never been into VIP before. Faccio fatica a credere che Mike non fosse mai stato in un hospitality e quindi non sapesse già che il cibo era gratis, ma effettivamente si era calato molto bene nel mood del vlog. Oh, thank you. Guys, the food is for free. A little bit more. I actually haven't eaten today. This is my favorite part, the dessert. You're the fruit guy. Mentre Mike si stava godendo tutti i benefits di un'esperienza clamorosa come quella dell'hospitality, tra l'altro in uno degli stadi più belli che c'era al mondiale, io e Sere stavamo per valutare una delle cose più importanti di quando si va allo stadio: la posizione e il seggiolino. Let's go! Il più grande stadio che sono stato all'interno fino a questo momento, 60.000 posti. Wow! What do you think about the seat? Chiaramente qua abbiamo dei seggiolini di plastica, non abbiamo nessuna imbottitura. Se cosa ne pensi di questo seggiolino? È comunque comodo? Economico, biglietto economico è giusto robe così.
quasi economico. Comunque Omar ce l'aveva tutto sport. In tutto questo scoprendo che i seggiolini erano in una posizione non proprio ottimale. Stiamo testando sulla nostra pelle la rottura di palle di avere un posto vicino alla scalinata, perché continuano ad arrivare le persone in ritardo. Ti passano tutti davanti, non riesci neanche a riprendere una virgola. Non riesci neanche a vedere la partita. Penso che in ospedali di questo non succeda, c'hai il tuo box, stai là, sereno, le persone sono anche un pochettino probabilmente più puntuali. Stavamo comunque guardando un ottavo di finale dei mondiali, quindi seggiolini, vicinanza alle scale ci toccavano fino a un certo punto, anche perché nonostante il grande divario di prezzo tra i due biglietti, la vista era pressoché simile e devo dire che era ottima in entrambi i casi. Guys, here I found my seats. We have a crazy light show and the game is about to start. So guys, I'm loving the VIP experience and everything, right? It's cool to sit like, you know, it's all fancy seats, get food. But, you know, football is more about the energy, the feeling. And this is what I'm missing right here. Like everybody's just like on their phones. Look at those fans right there. They go crazy. That's where I feel I have to be. Just to enjoy the game more. C'è poco da dire, non c'è hospitality che tenga. Se hai un biglietto in mezzo ai tifosi, anche se effettivamente il nostro, quello mio di Sere, non era nella curva dell'Inghilterra o comunque nel gruppetto di tifosi del Senegal, le vibes erano completamente diverse. Per come approccio io la partita era fondamentale. E da questo punto di vista, vibes del biglietto economico nettamente superiore a quelle dell'hospitality. Lo sentite questo bongo perenne in sottofondo? Sono i tifosi del Senegal che da 10 minuti che è iniziata la partita non hanno mai smesso di andare a destra e a sinistra a suonare i bonghi. Pazzeschi. E i tifosi inglesi un po' una delusione, ad essere sincero. Zero cori. Se non ci fosse questo rumorino d'Africa, la partita sarebbe molto piatta a livello di tifo. L'intervallo, ieri sera siamo qua seduti per due motivi, perché uno perché non vogliamo andare a fare la coda per andare a prendere da mangiare, e due perché anche se la potessimo fare, anche se potessimo andare lì, non potremmo pagare, perché si paga solo con carta Visa e noi abbiamo entrambi i Mastercard e non abbiamo neanche contante, perché chi ha il contante nel Qatar nel 2022 nessuno, si paga sempre con l'Apple Pay, mentre dall'altra parte vedo una tribuna completamente vuota, quindi quell'altro è sicuramente mangiare, 100%. Thank you so much. Oh guys, while I was getting the food, England scored a second goal. Here we got some couches. Oh, which makes it even more comfortable. Wow, this is a great experience, guys. It feels good to sit down, to get some food, to get some drinks. Pedro, how are you doing? In verità, nonostante tra primo e secondo tempo io e Sere non ci potevamo godere il cibo per il problema legato alla carta, ci stavamo comunque godendo uno spettacolo che in hospitality non si sarebbe mai potuto vedere. Non avremo mangiato e abbiamo tutte le persone che stanno passando dietro di noi, ma quei tre davanti secondo me in hospitality non se li beccano. È stato un grandissimo spettacolo, penso che abbiano un tasso alcolemico piuttosto alto, ma è bello così ed è il motivo per cui amo i tifosi inglesi. 1-0. La partita è praticamente finita, lo stadio è mezzo vuoto, ma i tifosi del Senegal continuano imperterriti a cantare e a muoversi, questa movenza ipnotica, tutto molto bello. E questo tempo di finale si è concluso e questa nostra esperienza con un biglietto normale è giunta al termine. Sono molto curioso di sapere come è stata vissuta quella dall'altra parte, che però in verità voi nel corso del video l'avete già scoperto. How's the VIP experience? It was lit.
You ate the most though. He ate all the food. Because I didn't eat it at all. He didn't even watch the match. He just went in for more food. Oh, it's better than the restaurant. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, anzi lasciate un commento con idee da fare nei prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo video.